Ciao, ciao da Mister Helmet. Come va? Tutto a posto? Volevo raccontarvi una cosa. Allora, a 3 anni dalla bufala del falso principe, di Tanal, inesistente, e di Aramco, inesistente, falso, che ha sempre smentito tutto, VR46 porta a casa questa volta uno sponsor petrolifero vero. E che sponsor? Quindi viene premiato il lavoro di un gruppo di persone che ha saputo trasformare in tempi record, va detti, una squadra appena nata in un top team con tanto di piloti appetibili e interessanti anche per la, diciamo così, per la Ducati ufficiale. Ok? Se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mister Helmet con lo shop, le donazioni, i super stickers e i super grazie e soprattutto l'abbonamento a partire da 3 centesimi al giorno. 3 centesimi sono quelli che vi danno di resto quando fate la spesa e vi fanno schifo, neanche nel carrello, vanno bene. Per i super supporter e gli sugar daddy la possibilità di partecipare alla chat broadcast in cui ci sono le anticipazioni delle anticipazioni, i one to one e tutto questo. Scusate il pippone, però Mister Helmet vive di se stesso e non ha neanche troppa pubblicità e non fa marchette. Quindi per anteprime come questa io penso che valga la pena supportare il canale, ok? Poi i contenuti vedete lo stesso, però supportare il canale fa sentire meglio, almeno quando queste cose le faccio io. Allora, dicevo, VR46 è pronta a svelare il suo nuovo sponsor, come già anticipato da Mister Helmet il 24 luglio, con questo video qua, che All In su Bets, che parlava insomma della dipartita di Mooney e di, diciamo così, dell'arrivo di uno sponsor finanziario. Insomma, ero stato impreciso. Allora, Mooney in realtà va via, ma non abbandona completamente. Quindi, allora, diciamo che la struttura diretta da Uccio Salucci si accinge a salutare Mooney perlomeno come title sponsor, ok? L'azienda finanziaria, quindi Mooney, rimarrà lo stesso sulle carene dei Ducati, ma con meno presenza. La stessa cosa è per eBay, anche se, diciamo così, alcuni hanno dato, anche leggendo, copiando da Mister Helmet, perché ormai si fa così, eBay come main sponsor, questa cosa non succederà perché in realtà eBay è, diciamo, la casa di aste online, ha già delle collaborazioni con VR46, avrete visto sicuramente le pubblicità con Valentino, eccetera, però quella in televisione, però che è presente sul codone, però si tratta di eBay Italia e non eBay Global, quindi eBay rimarrà con, diciamo così, un aspetto ridotto, ok, un peso ridotto. A crescere sarà invece Hero, un'azienda di spruzzatori per vernici, che è un'azienda nata in Canada, se sono ben informato, e poi si fusa con un'azienda italiana, quindi aumenterà la sua visibilità sulle carene delle due Ducati, presumibilmente affidate ancora a Luca Marini e Marco Bezzecchi, salvo cambiamenti last minute. È infatti ipotizzabile che VR46, che ha Bezzecchi come uomo di punta e pilota di punta, cercherà di ottenere una moto ufficiale in casa piuttosto che perdere il pilota più importante in direzione Pramac, soprattutto con uno sponsor come questo. La vera novità, appunto, fra gli sponsor, ma l'avete già letto nel titolo e mi sono autospoilerato, è appunto il main sponsor. Allora, a dispetto di alcuni rumors che prevedevano un'altra azienda finanziaria oppure la stessa eBay, le cose andranno diversamente. Lo sponsor dovrebbe essere, se non mi sbaglio, Pertamina, azienda petrolifera di Stato dell'Indonesia nata nel 1957 dalla nazionalizzazione degli impianti della Shell, che poi ha assunto il nome di Pertamina attraverso alcuni passaggi, cambi di nome, fusioni con altre realtà locali, eccetera. Allora, secondo i dati del 2020-2021, Pertamina, proprio piccola non è, ha 13.500 dipendenti, leggo, un fatturato di 57 miliardi di dollari, un margine operativo di 4 miliardi di dollari, un utile netto di 1 miliardo e asset per 71 miliardi. Sempre di dollari, Pertamina è l'unica azienda indonesiana
ad essere mai entrata nel Fortune 500, quindi la lista delle aziende più grandi, delle 500 aziende più grandi. Okay, si tratta di una big, non è grande come Aramco, che è il numero 1 in assoluto, ma comunque è grandissima per fatturato e, diciamo così, importanza. Attenzione. Allora, Pertamina, attenti, produce carburanti, prodotti chimici, ma anche lubrificanti. Questo vuol dire che per questo motivo sulle moto di Valentino scomparirà Bardal. Okay, una cosa che non è dato sapere, cioè io perlomeno non la so, magari qualcuno più informato la sa, è che se Pertamina continuerà a sponsorizzare il team Pertamina Mandalika Sag, che attualmente schiera in Moto2 i piloti Taiga Hada e Bob Snyder. Nella foto vedete Bob Snyder, però consentitemi, diciamo che questa cosa qui non è proprio esattamente un tema di primo piano, ok? Quindi, allora, va detto, dopo il colossale flop della bufala Tana Laramco, e vi metto il link a tutta la storia, che sono stato l'unico a seguire, questo è un dato di fatto, mentre altri dicevano noi ci facciamo gli affari nostri, e questo ci hanno detto fatevi gli affari vostri, questa è l'indicazione che c'è arrivata, una roba così, diciamo, no? Fatevi gli affari vostri. Ma faccio, Questo è perfettamente stata d'accordo. l'indicazione che ci è arrivata. Quindi fatevi gli affari vostri, perché i nostri sappiamo farceli. Fatevi. Mentre molti siti si facevano gli affari loro e facevano pippa, Mister Elvet aveva svelato la bufala totale di Tanal e Aramco che non sapeva niente. E quindi anche se adesso qualcuno dice dopo l'accordo saltato con Aramco, non c'è stato mai nessun accordo saltato. Ok, non è mai esistito nulla, è stato tutto falso e smentito da Aramco. Diciamo che VR46 ha preso una sola da un altro sola, ok, d'Eterni. Quindi al di là di questo, però, va detto che adesso arriva un petroliere vero e grosso anche. Quindi tutto grazie all'ottimo lavoro per quella che può essere definita, insisto, come la squadra rivelazione del 2023 e anche un po' del 2022. Quindi voglio dire, quando si prendono le cantonate, Mister Helmet lo fa rilevare, quando qualcuno è bravo, Mister Helmet lo rileva, sempre secondo Mister Helmet, è chiaro. Allora, chissà, una domanda che mi faccio io, ed è molto importante, è chissà se con queste basi sarà ancora solo Pramac ad essere il riferimento factory, oltre che team interno, ovviamente, cioè se solo Pramac avrà moto ufficiali oltre al team interno, perché insomma con Pertamina abbiamo davanti una specie di Petronas, cioè cambia poco, quindi con questi brand in gioco davvero Ducati potrebbe considerare non solo l'idea di fornire, attenzione a quello che sto per dire, a VR46 nuovamente una moto ufficiale, e quindi una moto ufficiale, ma anche una moto ufficiale che può vincere, cioè non come il caso di Luca Marini, ma una moto ufficiale che può veramente vincere eventualmente e fare in modo che una squadra non factory, eventualmente, qualora se ne realizzassero i presupposti, sia in grado di vincere, no? Perché un conto è qualcosa di piccolo e un conto è un interlocutore come Pertamina. Fra l'altro, questa cosa va detto, io sono sempre stato, diciamo così, il contrario di possibilista per una vittoria di un team non factory per il mondiale, ma adesso le cose un po' cambiano perché innanzitutto l'interlocutore è gigantesco e questa cosa, se veramente un factory con Pertamina alle spalle, che un non factory con Pertamina alle spalle vincesse, insomma, questa cosa porterebbe davvero Ducati nell'Olimpo e farebbe diventare Ducati ancora di più, se mai fosse possibile, la moto da avere per tornare a correre in MotoGP. Vi svelo le moto di Pertamina, cioè non è che ve le svelo, vi svelo come le ho pensate io insieme alla bravissima Laila Carvalho, Laila Hawks, che collabora con Mister Helmet. Ok, cosa ne pensate? Ah no, scusate, ve le faccio vedere completamente svelate. Eccole qui.
Cosa pensate di queste eventuali Ducati per Tamina con questa grafica qui? Fatemi sapere e spero abbiate apprezzato, diciamo così, l'anticipazione, sempre ammesso che ci ho azzeccato, insomma. Comunque, di sicuro, se questo petroliere arriverà, sarà un petroliere vero, non come il sole dell'altra volta. Ciao, ciao da Mr. Ed.